Nel 1992 io avevo 12 anni. Se già ero appassionato per la politica già seguivo con attenzione le trasmissioni televisive, i dibattiti, i primi talk show, per me quelli sono stati anni in cui la politica è diventata un virus, in cui volevo capire, volevo comprendere, avevo anche la voglia che può avere un ragazzino di 12 anni di comprendere e forse anche di cambiare il mondo. Erano anni in cui il fenomeno Tangentopoli io lo vivevo da Napoli, la città in cui sono nato, in cui ho lavorato per molto tempo, è una città laboratorio Napoli, perché rappresenta in pieno tutte le criticità di questo paese e riesce purtroppo, a essere un po' una Cassandra delle criticità di questo paese. Mi ricordo il periodo delle campagne elettorali che vennero immediatamente dopo il 92, cioè nel 93, quelle che elessero come sindaco Antonio Bassolino. Mi ricordo, io ero iscritto, mi iscrissi proprio in quell'anno alla sinistra giovanile dell'allora Partito Democratico della Sinistra, l'ex Partito Comunista, e i politici dell'epoca erano chiamati, erano paragonati ai dinosauri di Jurassic Park. Quello era l'anno in cui Jurassic Park era il film del momento, e non era solo il film dei ragazzini, ma era la terminologia di giurassico. Si usava l'aggettivo di giurassico per definire qualcosa di non antico, non passato, ma proprio preistoria. E si sperava che fosse una preistoria della politica quella che si metteva in soffitta. Adesso, 24 anni dopo, ci accorgiamo che purtroppo è cambiato molto poco. Il malcostume è lo stesso e spesso cioè, il clima non è, forse quello che è cambiato è che nel 92 c'era, almeno in alcuni di noi di quell'età, l'idea che qualcosa potesse cambiare. Rivedendo oggi il nastro ci si rende conto che i mali sono sempre gli stessi, e che manca quella voglia di partecipare per il bene comune. Il 92, torno al 92, da napoletano è stato un anno interessante perché è stato l'anno che ha aperto la strada alla vittoria alle elezioni politiche della sinistra di Antonio Bassolino e alla nascita di un kingmaker della politica del Mezzogiorno e della Campania degli ultimi 24 anni, che è Antonio Bassolino. A oggi, in questo momento, si sta ricandidando a sindaco di Napoli dopo 23 anni. Ed è stato un momento interessante perché si credeva che si potesse cambiare e Napoli era diventata una città laboratorio. Quell'assenza di classe dirigente che oggi si ricrimina in questa città, in quegli anni, quando poi vinse Bassolino nel 93, furono colmati da una classe dirigente importata da, mh, dalle aree in cui il Partito Comunista era più forte e aveva una classe dirigente da andare a vendersi anche mediaticamente. Tangentopoli cosa rappresenta nell'immaginario collettivo degli italiani oggi? Ehm, il termine Tangentopoli nasce nel 75 in un'intervista di un politico che era Giorgio Amendola. Oggi viene ancora usato, però probabilmente non c'è più l'enfasi. La cosa interessante rispetto a quegli anni era l'enfasi, il fatto che facesse ancora notizia, forse anche troppo, nel senso che è stata falcidiata una classe dirigente, ma poi il male è rimasto. Ehm, Tangentopoli cosa è stata per chi ha vissuto la politica?
o meglio, la fine dei partiti. Io ho la fortuna sfortuna di essere arrivato ehm, a- alla fine. Stavano smontando le tende, diciamo, un po' come quando se ne va a un circo e arrivi l'ultimo giorno del circo, cioè vedi lo spettacolo ma ti accorgi che si sta disallestendo tutto. Io sono arrivato nell'ultima fase, però ho conosciuto una forma di partito. Ancora c'era un partito che selezionava classe dirigente con tutti i mali di questo mondo, ma c'era un partito. Quello che oggi si recrimina alla Tangentopoli di oggi è il non avere più un sistemi di selezione di classe dirigente, non avere più sistemi di partito. Ormai viviamo di liderismi del momento che però non fanno crescere i territori e non fanno crescere classe dirigente.